Tim sogna spesso l'Italia. Guarda video di piccoli paesi italiani, legge articoli sulla Toscana e cerca di cucinare la pasta italiana a casa. Ogni giorno pensa: magari un giorno potrò vivere lì. Un anno fa, Tim ha conosciuto una ragazza italiana online. Si chiama Lucia e vive in un piccolo paese vicino a Siena. Parlano spesso online. Lucia manda foto del paese, stradine strette, case antiche, un piccolo bar nella piazza e verdi colline tutto intorno. A Tim piace tutto. Una sera, Tim prende il telefono e chiama Lucia. «Pronto?» dice Lucia. «Ciao Lucia, come stai?» chiede Tim, un po' emozionato. «Bene. E tu?» Tim sorride. «Ho una notizia importante». «Davvero?» «Sì, sto pensando di trasferirmi in Italia». Per un momento Lucia non dice nulla. «Sul serio?» chiede poi. «Sì, il tuo paese sembra bellissimo. Voglio una vita più tranquilla. Meno stress, più sole. E pasta migliore». Lucia ride piano. «Molto bene, Tim. Il tuo italiano migliora». Tim sorride orgoglioso. «Allora, quando vuoi venire?» domanda Lucia. «Non lo so ancora. Forse quest'anno». Lucia sembra molto felice. «Tim, qui la vita è semplice. La gente parla molto, mangia insieme e si aiuta». Tim guarda una foto del paese sul computer. «Perfetto», dice. «Voglio parlare italiano tutti i giorni». Lucia ride un po'. «Allora devi studiare molto. Qui quasi nessuno parla inglese». Tim resta in silenzio per un secondo. «Quasi nessuno?» domanda lentamente. Lucia ride ancora. «No, mia nonna parla solo italiano. Anche il barista, il postino e il panettiere». Tim sente un po' di paura, ma anche entusiasmo. «Allora devo studiare davvero?» «Sì», dice Lucia. «E devi imparare a ordinare un caffè». Tim sorride sicuro di sé. «Nessun problema. Posso dire: sono caldo e vorrei un cappuccino». Lucia smette di parlare per un momento. Poi ride. «Tim! Meglio dire ho caldo. Sono caldo può suonare un po' strano. O troppo personale». Tim resta in silenzio. Poi capisce. «Oh no!» Lucia continua a ridere. Tim si copre la faccia con la mano. «Che figuraccia!» «Tranquillo», dice Lucia sorridendo.
Succede a molti stranieri. Alla fine ridono tutti e due.